bentornati ad un nuovo video. Questo è il secondo video nella serie in preparazione al NaNoWriMo. Se volete sapere che cos'è il NaNoWriMo, come iscrivervi al sito e annunciare il vostro progetto, andate a guardare il primo video che trovate qui sopra. L'argomento di questo secondo video della serie è come organizzare il proprio tempo da dedicare alla scrittura durante il NaNoWriMo. È chiaro che scrivere 1667 parole al giorno, o anche di più se restate indietro, è qualcosa di impegnativo, almeno lo è per me. Se avete visto altri miei video e seguito soprattutto i miei vlog, sapete che io sono quello che in inglese si chiama uno slow writer, quindi una scrittrice molto lenta. Esempio lampante Slytherin Secrets, la mia fanfiction su cui ho lavorato per più di 6 anni. Tra l'altro vi ricordo che potete trovarla su Wattpad, AFP e AO3. Ho già finito di postarla. Essendo io così lenta, ho dovuto trovare diversi trucchi per poter restare, diciamo, relativamente in pari con i miei vari obiettivi di scrittura. Ora, disclaimer, io non ho mai vinto il NaNoWriMo. Ho partecipato altre 2 volte, questa sarà la mia terza se non ricordo male, oltre a tutti i camp ovviamente, e sono sempre rimasti intorno alle 30.000-35.000 parole, che è un buonissimo obiettivo, ma non è le 50.000 che la sfida richiede, quindi io tecnicamente non ho mai vinto. Ma nonostante questo, o forse proprio per questo, ho trovato diversi meccanismi nel corso degli anni per essere più produttiva. La prima di queste strategie è il calendar blocking. Se avete visto altri miei video sapete già di cosa sto parlando. In linea generale il calendar blocking, letteralmente usare dei blocchi sul calendario, è una strategia per la quale con in mano il vostro calendario voi bloccate delle ore per fare certe attività. Esempio, dalle 9 alle 10 lavoro, dalle 10 alle 11 scrittura, dalle 11 alle 12 fate la lavatrice, dalle 12 alle 13 pranzate, così via. Date a ogni blocco di un'ora o più ore nella vostra giornata un'attività. Questo è molto utile perché vi rendete conto di quali ore avete libere per, nel nostro caso, scrivere. Io uso questa tecnica giornalmente, è quella che mi aiuta di più ad organizzarmi, perché sono il tipo di persona che se non sa già che quel giorno alla tal ora deve scrivere non scriverà mai. Questo tipo di trucco, diciamo, non è per tutti. Se già siete persone che organizzano la propria giornata, magari siete già a conoscenza di qualcos'altro che per voi funzionerebbe meglio, va benissimo, questo è quello che funziona per me. E durante il NaNoWriMo è particolarmente utile perché mi permette di vedere quali momenti della giornata posso dedicare alla scrittura e programmarli già in anticipo. Io di solito a fine ottobre, ancora prima di iniziare il NaNoWriMo, faccio questa cosa per l'intero mese, in linea generale, con gli eventi di cui sono già a conoscenza, e poi di settimana in settimana sposto dove è necessario, ma mi aiuta ad avere un'idea generale del mese che si sta avvicinando. Come ho detto, potete usare altri meccanismi per farlo. In generale è cercare di avere un overview del vostro mese in anticipo. Un altro trucco è scrivere sempre nello stesso momento della giornata. Quindi se io decido che voglio scrivere prima cosa ogni mattina, di nuovo collegandomi al calendar blocking, 9-12 prima di pranzo, io tutti i giorni dalle 9 alle 12 cercherò di raggiungere quelle 1667 parole. Può essere mattina, sera, pomeriggio, di nuovo, se avete davanti il vostro calendario vi è più facile inserire, diciamo, questi momenti o spostare i vostri impegni per lasciare, diciamo, le vostre mattinate ad esempio libere per scrivere. Il terzo trucco è di separare le sessioni di scrittura. Personalmente 1667 parole è un altissimo traguardo. Io raramente arrivo anche nel corso di una giornata a scrivere 1667 parole. Scriverle tutte di fila per me è impossibile, cioè capita molto molto raramente. Per questo quello che di solito faccio, che ho trovato di nuovo che funziona per me, è spezzare. Quindi invece che scrivere solo la mattina, solo il pomeriggio, solo la sera, scrivo, non lo so, 500 parole la mattina, 500 pomeriggio, 500 la sera e così via. Diciamo, divido quelle 1667 parole in diversi momenti nel corso della giornata, in modo che so che io quell'ora la mattina devo scrivere, ma non devo scrivere 1667 parole, devo scriverne 500. Anche mentalmente è più fattibile, perché se io mi siedo già con l'idea di dover raggiungere quell'alto numero di parole non ce la farò mai. Se invece mi dico, ma sì, facciamo una sprint di 20 minuti, vediamo quante parole sono,
sono? Ah, ok, sono 200, facciamone un'altra. Ok, siamo a 400. E continuo così, usando appunto anche le sprint di scrittura per arrivare, diciamo, all'obiettivo di quella sessione. Personalmente io sono, come ho detto, il tipo di persona che deve spezzare, ma se riuscite a fare tutto un'ora prima di andare a dormire, ottimo, beati voi, svelatemi i vostri segreti. Il quarto suggerimento, che è collegato a questo terzo qua, è di spezzare in piccoli incrementi, quindi non solo in diversi momenti della giornata, ma anche in incrementi a livello proprio, come dicevo prima, di numero di parole. Io, essendo una sfida di parole, ragiono in raggiungere le 1667 parole. Alcune persone preferiscono usare le ore di lavoro o altro, dipende di nuovo da che cosa volete contare. Io vado con le parole e per questo uso le sprint di scrittura di cui ho parlato prima. Se non lo sapete, le sprint di scrittura sono letteralmente una tranche di minuti durante la quale scrivete con un timer, e una volta finito il tempo basta, dovete stoppare. Quindi voi decidete che scrivete per 20 minuti di fila, non vi distraete, non vi fermate, non fate altro che scrivere per quei 20 minuti che avete deciso. Quando il timer suona, vi fermate, contate il numero di parole, fate un po' il punto della situazione, fate magari una pausa e poi ne fate un'altra e poi andate avanti così. La prossima sprint può essere ancora 20 minuti, 30, dipende da voi. Io resto sempre tra i 15, 20 e alle volte i 30. Se avete assistito alle mie live write-in qui su YouTube, sapete che non andiamo mai oltre i 30. Quindi si tratta sempre di spezzare l'obiettivo, sia a livello di momenti diversi durante la giornata, sia a livello di tot di parole alla volta. In linea generale, come vi dicevo prima, vi suggerirei di creare un orario del vostro mese prima dell'inizio di novembre. Quindi vi stampate, non lo so, il calendario del mese, o se usate online quello del vostro computer, come vi trovate, e iniziate mettendo quegli impegni che sapete già di avere sul calendario, in modo da poter visivamente vedere quali momenti avete liberi. Quello che poi io personalmente faccio è appunto aggiungere anche tutto il resto, quindi quando penso di svegliarmi, a che ora pranzo, a che ora ceno, a che ora faccio questo e quest'altro, in modo da avere un'idea prima dell'inizio del mese di dove, quali momenti della giornata avrò più liberi per scrivere. Questo è il mio consiglio. Molto utile per fare questa, diciamo, parte organizzativa è stato per me il Preptober Workbook di Natalia Lee. Natalia è una youtuber, author-tuber come me, americana, che seguo con molto piacere, è anche un editor freelancer, e ogni anno fa questo Preptober Workbook. So che sta lavorando a quello del 2021 in questi giorni, che poi lei vende online, va ad offerta tramite PayPal e ve lo spedisce in PDF e vi guida, diciamo, nella costruzione del vostro NaNoWriMo. Quindi c'è la parte di progettazione della storia, ma anche la parte di progettazione, diciamo, del vostro mese a livello proprio temporale, o almeno c'era nel Preptober del 2020. Non penso che prenderò quello di quest'anno, perché io comunque sto ancora lavorando allo stesso progetto, quindi non mi serve un Preptober nuovo, ma l'ho preso l'anno scorso e tra le prime pagine c'era questa tabella da usare per elaborare, diciamo, la vostra settimana ideale. Quindi c'erano gli orari, i giorni della settimana e una legenda con dei quadratini, e ogni quadratino potevate scegliere il colore e decidere che cos'era, che ne so, lavoro, scuola, eccetera, e poi potevate colorare le caselle corrispondenti agli orari che dedicavate a quell'attività, in modo da avere visivamente idea durante la settimana quali momenti fossero ideali per voi per scrivere. È stato molto utile per rendermi conto della mia settimana ideale, quindi decidere quali ore durante la giornata volevo lavorare a quello che dovevo fare per l'università, quali andare in palestra, quali invece erano liberi per scrivere. È molto ideale ovviamente, e era per avere un'idea più o meno inizialmente della mia routine e del tempo che effettivamente avevo durante la settimana. Io poi ho trasportato questa cosa sul mio calendario, dove ho cercato appunto di mettere i miei impegni veri e propri che già conoscevo, in modo da rendermi conto se la mia settimana ideale poteva veramente essere trasportata nel mondo reale. Generalmente, consiglio spassionato, lavorate con i vostri orari, non fissatevi che dovete per forza scrivere tutte le mattine appena svegli, se tutte le mattine appena svegli avete qualcos'altro da fare. Lavorate con i vostri orari e i vostri impegni, non cercate di far quadrare i vostri impegni con la scrittura. Mettete giù tutto quello che dovete fare
fare e cercate di mettere la scrittura nei buchi che avete, questo è il mio consiglio. E soprattutto non preoccupatevi se non riuscite a scrivere 1667 parole, raramente io ci riesco, così come ci sono un sacco di persone che invece ne scrivono 2000-2600. Dovete sapere che tipo di scrittori siete. Io ormai so che 1667 parole è raro che riesca ad arrivarci tutti i giorni, e poi magari ci sono giorni in cui invece arrivo a scriverne 2000. Penso che 2600 è il maggior numero che io abbia mai scritto in una giornata, ma è una cosa rara. Se io già parto sentendomi in colpa se non riesco a raggiungere l'obiettivo, la sfida non la vincerò mai. Quindi bottom line, conoscetevi come scrittori. Se sapete che tipo di scrittori siete, che cosa funziona per voi, potete adattare la sfida alle vostre esigenze. Personalmente, sapendo di essere una persona che resta indietro entro la prima settimana, se avete visto i miei vlog del camp vi rendete conto di quanto è tragica questa cosa, io lascio sempre qualche giorno alla fine del mese per recuperare. Quindi i primi giorni cerco di scrivere un pochino più di 1667 parole, anche giusto un centinaio in più, così quando rimango indietro ho già un pochino di più di margine per poter recuperare, e in più appunto lascio qualche giorno alla fine libero perché? Perché so che dovrò recuperare, quindi magari gli ultimi 2 o 3 giorni del nano cerco di lasciarmeli il più liberi possibile, di tenere in conto che quei 3 giorni sono per recuperare. Di nuovo dipende da voi. E con questo concludiamo il video di oggi. Io vi ringrazio per essere stati qui. Come sempre nei commenti fatemi sapere se sono stata chiara, se avete domande, potete trovarmi anche su Instagram. Vi auguro buona scrittura e ci vediamo nel prossimo video della serie, nel quale parleremo degli elementi relativi alla storia di cui è necessario essere a conoscenza prima di iniziare a scrivere.